Sono Nicole Mastromatteo e sono borsista di ricerca al Politecnico di Torino. Nella mia tesi magistrale ho avuto l'opportunità di studiare l'aerodisperso nell'isola di Culuccia, attraverso una campagna di misura che si è svolta dal 16 al 24 novembre 2022. Ho analizzato i parametri ambientali per i meccanismi di formazione e rimozione del particolato atmosferico, confrontando i dati raccolti a Culuccia con i dati di Torino, rappresentativi dell'ambiente metropolitano. Valutare la condizione naturale di Culuccia è estremamente importante per poter confrontare questo scenario incontaminato con altre condizioni e approfondire quali sono le metodologie di valutazione nelle condizioni miste. Ci serve per capire quali parametri ambientali si vanno a muovere di fronte all'inquinamento. Qui mi trovo nel trailer, la stazione di misura mobile, ed è questa che abbiamo utilizzato a Culuccia. In questa stazione ci sono due analizzatori, uno per gli ossidi di azoto e l'altro per l'ozono, due analizzatori ottici di particolato, un gravimetrico e una stazione meteo. Adesso mi trovo sul tetto, alle mie spalle l'APM, il FIDAS e la stazione meteo. Questi strumenti li abbiamo utilizzati a Culuccia. Questo è un analizzatore ottico di particelle e misura la concentrazione di particelle solide sospese, quali PM2.5 e PM10. Il FIDAS misura la concentrazione di particelle solide come PM1, 2.5, 4, PM10 e polveri totali. La stazione meteo misura temperatura, pressione, umidità relativa, velocità e direzione del vento, contenuto radiativo solare, tasso di pioggia e radiazioni ultraviolette. Da questo grafico vediamo che ad un aumento della velocità del vento, che è qui rappresentata in verde, si ha un aumento delle concentrazioni di particolato. Questo è molto visibile in corrispondenza del 22 novembre, giorno in cui a Culuccia è avvenuta una tempesta di vento. Il vento qui è promotore di un meccanismo di formazione del particolato. La tempesta ci ha permesso di poter registrare una situazione estrema per meglio analizzare il contributo del vento, molto importante per la formazione dell'aerosol marino. Si conferma che il vento è promotore e creatore dell'aerosol, misurato nel contesto naturale incontaminato dell'isola di Culuccia. Qui sono riportate le concentrazioni delle varie frazioni di particolato nel tempo. Vediamo subito che tutte hanno un andamento piuttosto similare, seppur con valori differenti. Il delta tra le varie concentrazioni risulta essere quasi costante. I valori più alti misurati sono proprio questi. Le concentrazioni misurate a Culuccia sono quindi molto basse. Si pensi che attualmente, come indicato dal decreto legislativo 155 del 2010, il limite per il PM10 è pari a 50 micron al metro cubo, da non superare più di 35 volte all'anno. I valori più alti di particolato sono stati comunque ricondotti a particelle solide di aerosol marino, quindi di origine naturale. Un indicatore importante è anche il rapporto PM2.5 su PM10 e qui vediamo l'andamento di questo rapporto a Culuccia nella settimana della campagna di misura. Vediamo che il rapporto non supera mai lo 0.55. Questi valori molto bassi indicano una predominanza di particelle grossolane rispetto a quelle fini, che sono maggiormente attribuite a fonti naturali. Infatti il Sea Spray occupa prevalentemente la porzione più grossolana della distribuzione granulometrica. Rapporti più elevati indicano che l'inquinamento atmosferico proviene maggiormente da fonti antropiche. A Torino, infatti, i rapporti raggiungono quasi l'unità, a prova che l'inquinamento atmosferico metropolitano è composto essenzialmente da particelle fini, derivanti principalmente dalla combustione. La ricerca sta continuando con le diverse campagne di misura a Culuccia. Si approfondirà il contributo delle diverse stagionalità sulle concentrazioni di particolato e sul rapporto PM2.5-PM10, importante indicatore quando si parla di inquinamento atmosferico. Per un ingegnere ambientale lavorare nella natura è il massimo. È stato un privilegio per me disporre per le mie analisi di un laboratorio a cielo aperto come l'isola di Culuccia. Questo mi ha permesso di studiare un argomento molto attuale e importante come quello dell'inquinamento atmosferico.